Salusa 23 marzo 2011. Come si suole dire, in questo momento avete molta carne sul fuoco, con il rischio di essere sommersi dagli eventi, di conseguenza, è il momento di fare una seria introspezione per mettere tutto nella giusta prospettiva. Non tutto vi riguarda personalmente, e non dimenticate che, nella retroscena, noi monitoriamo di continuo quanto sta avvenendo. Quando possibile, circoscriveremo tutti i tentativi di provocare un'altra grande catastrofe, ma talvolta c'è in gioco molto più di quel che immaginate. Nel caso in cui le situazioni possono essere incanalate in modo da servire uno scopo superiore, siamo talvolta costretti a permettere interventi esterni. Siate comunque certi che, da ultimo, dirigiamo gli eventi in modo che vi aiutino a progredire, e possiamo evitare qualsiasi pericolo reale. Voi tutti avete delle guide che, conformemente al vostro progetto di vita, faranno sempre tutto il possibile per garantire che vi troviate al posto giusto e al momento opportuno. In alcuni casi, voi potete credere di essere nel posto sbagliato, ma non ci sono errori possibili per quanto riguarda il progetto di vita. Siate certi che lascerete questa terra molto più saggi di quando vi siete venuti, perché è impossibile non imparare attraverso le esperienze. Queste ultime sono, infatti, lo scopo delle vostre incarnazioni e, ogni qualvolta iniziate una nuova esistenza, sono pianificate con cura per permettervi di continuare ad evolvere. Se nella vita presente siete stati parecchio a contatto con le vibrazioni inferiori, questo avviene per aiutarvi ad avanzare. Tali esperienze non sono necessariamente un ostacolo perché potete lasciarvele alle spalle, ma possono persino permettervi di accedere alle vibrazioni superiori. In questa fase dell'evoluzione, nessuna anima è perfetta, perché se lo fosse le sue vibrazioni sarebbero troppo alte per rimanere nella vostra presente dimensione. Nondimeno, molti di voi si stanno rapidamente elevando ed intendono continuare a farlo per poter lasciare per sempre la dualità. Chi tra costoro ne è consapevole e, con ogni probabilità, è già un lavoratore di luce, che sta aiutando altri a raggiungere l'ascensione. Non tutti siete chiamati ad essere un lavoratore di luce, la cui preparazione spesso risale a parecchie esistenze. Normalmente, c'è un forte impulso a adoperarsi in qualche modo per la luce fin dalla giovane età e questo lo potete constatare ora in tanti giovani, che hanno moltissimo da offrirvi. Al momento adatto si presenterà la loro opportunità e molti stanno aspettando i cambiamenti, che li porteranno in primo piano. Verrà per loro il momento e il luogo adatto per condividere con voi la loro saggezza ed avranno un ruolo molto importante nel rivelare la verità. Spesso, le loro caratteristiche sono la conoscenza spirituale e le capacità di guaritori, e la loro assistenza sarà di vitale importanza per molta gente, che si sta appena svegliando. I cambiamenti procedono diventando sempre più evidenti e, invece di temerne i risultati, la gente deve diventare consapevole della necessità di una purificazione, prima dell'avvento dell'ascensione. Quando si tratta di prendere una decisione importante, noi esortiamo tutti a seguire l'intuito. Potrebbe, per esempio, riguardare il trasferirsi in un luogo nuovo, desiderando essere certi che è la cosa giusta da fare. Prendete con calma la decisione che ritenete più conveniente e abbiate fiducia che è proprio quella giusta per voi. In un angolo del subconscio, sapete già che si tratta di quella che fu prevista per voi, e questa è la prova che il potere dell'intuizione è di solito il più affidabile. Questi sono tempi in cui occorre risolvere tutti i problemi che ancora permangono nel campo delle relazioni personali. Cercate di non lasciarli in sospeso fino alla fine del ciclo, perché è molto meglio aver già risolto ogni problema, anche se ciò significa ingoiare un rospo. Perdonate e dimenticate, altrimenti continuerete a portare in voi questa energia fino a quando non troverete una soluzione. In concreto, in una discussione nessuno la spunta sugli altri, perché le divergenze possono essere risolte solo quando tutti concordano nel perdonare. È normale che gli uomini commettano degli errori, alcuni inevitabili, altri deliberati, ma in alcun caso devono interferire nell'evoluzione di un'altra anima.
Occorre dunque liberarsi di questo genere di bagaglio, ormai inutile da trascinare con sé. L'inizio dell'ultimo tratto del percorso prima di ascendere, deve essere un meraviglioso momento di comprensione e di grande espansione della coscienza. A chiunque di voi sono offerte tutte le opportunità, e verità e conoscenza saranno disponibili in modo tale da non aver bisogno di interrogarsi sulle fonti. Ad un certo punto, noi saremo con voi per spiegarvi la vostra vera storia, allora capirete quanto siete stati ostacolati e riprenderete in mano il vostro destino. Siete dei grandi esseri, che nuovamente saranno in grado di riconoscere il proprio potenziale. Troppo a lungo siete stati tenuti nella polvere e trattati nei modi più umilianti per anime come voi. Ciò nonostante, state rapidamente ritrovando la vostra luce e siete ora in grado di mostrare agli altri, con parole e azioni, quanto grande sia la vostra forza. Siate voi stessi e trattate il prossimo come vostri beneamati fratelli e sorelle, perché siete tutti uno. Agendo così farete emergere il meglio delle altre anime, che vorranno essere serene e felici come voi. La vostra forza incoraggerà altri a seguire il vostro esempio, perché percepiscono che camminate a testa alta, respingendo le basse energie che vi circondano. Spetta a ciascuno decidere esattamente quando entrare nel nuovo ciclo e mai si presentò un'occasione tanto grandiosa per farlo. Alcuni preferiranno rimanere dove sono, mentre altri coglieranno al volo l'opportunità di uscire dal ciclo delle rinascite nelle dimensioni inferiori. Che lo comprendiate o no, la scelta delle esperienze da fare è stata sempre vostra. Nei regni spirituali nessuna pressione fu mai esercitata su di voi, di fatto, vi è stato dato ogni aiuto possibile nel prendere la decisione per voi migliore. Vi fu sempre promesso che sareste stati guidati per ritornare alla vostra vera dimora, e che in nessun modo gli oscuri avrebbero potuto imprigionarvi del tutto. È vero, avete toccato i punti più bassi della dualità, ma avete il merito di aver trovato la volontà e l'impegno di superarli. Io sono il Siriano Salusa e vi assicuro che noi della Federazione Galattica vediamo la vostra vera luce ed i vostri veri colori. Sappiamo quali grandi esseri di luce foste e tuttora siete, anche se voi stessi non ne siete del tutto consapevoli. Ci inchiniamo davanti a voi e vi lasciamo inviandovi le nostre benedizioni e il nostro amore. Grazie, Salusa. Mike Quinsey traduzione Costanza 2003